Ciao, benvenuto o benvenuta in un nuovo video di Psicologia Animata. Io sono Carla e oggi parleremo di come è possibile trasformare lo stress in una risorsa preziosissima. Sembra una contraddizione, lo so, ma dammi un secondo e ti spiego cosa intendo. Partiamo dalla dottoressa Kelly McGonigal, psicologa e docente all'Università di Stanford. Per anni aveva detto ai suoi studenti che lo stress era qualcosa di negativo e di pericoloso per la salute. Per questo motivo rimase totalmente scioccata quando si rese conto che non era del tutto vero. La McGonigal scoprì qualcosa di rivoluzionario. Non è lo stress di per sé ad aumentare i rischi per la salute, ma la convinzione delle persone che lo stress fosse molto dannoso. Immaginate come si è sentita lei, da psicologa, quando ha capito che per anni aveva contribuito a diffondere allarmismo verso lo stress, quindi, senza farlo apposta, ad aumentarne gli effetti negativi. Non ci poteva credere. Così, per rimediare, decise di approfondire la questione e scrisse il libro Il lato positivo dello stress, da cui è tratto questo video. Vediamo insieme cosa ha scoperto. Che cos'è lo stress? Lo stress è ciò che si manifesta quando in gioco c'è qualcosa che ti interessa, comprende pensieri, emozioni e reazioni del corpo. Si manifesta in tante situazioni, dalla frustrazione che provi quando sei in mezzo al traffico al dolore di una perdita. Avere una vita più stressante significa essere più infelici? Non necessariamente. Infatti, in una ricerca che ha coinvolto 125.000 persone, è stato osservato come le persone più stressate erano o le più felici o le più infelici. Se il livello di stress era lo stesso, che cosa cambiava? Ciò che cambiava era la loro idea sullo stress. Se pensi che lo stress sia qualcosa di nocivo, allora inizi a farti male. Se al contrario sai apprezzarne gli aspetti positivi, allora vivrai una vita più felice. Vediamo allora 3 aspetti positivi dello stress. 1. Affrontare le sfide. Hai mai sentito parlare della forza isterica? Diverso tempo fa, 2 ragazze adolescenti di Lebanon, una località dell'Oregon, hanno sollevato un trattore sotto il quale era rimasto intrappolato il padre. Com'è possibile? Quando siamo in situazioni di stress, il corpo mette a disposizione l'energia e la volontà per compiere ciò che è necessario. La frequenza cardiaca aumenta, l'adrenalina raggiunge un picco, le pupille si dilatano per far entrare più luce, l'udito si affina, il cervello elabora più rapidamente ciò che percepisci. Attori, atleti, chirurghi e professionisti di diversi ambiti mostrano alti livelli di stress quando performano. Quindi, a differenza di come siamo soliti pensare, sono l'esatto opposto della calma. Prova ad accorgerti tu stesso o tu stessa. Quando senti il cuore che batte più velocemente o il respiro che accelera, significa che il tuo corpo sta mettendo a disposizione più energia possibile per qualcosa che ritieni importante. 2. Favorisce le relazioni. Quando frequentavo l'università, spesso mi capitava di fare amicizia con persone nuove proprio il giorno dell'esame. Questo non è un caso. Infatti lo stress ha un altro grande pregio, e cioè quello di spingerci a entrare in relazione con gli altri. Il merito è dell'ossitocina, un ormone che ha la funzione di costruire e rinforzare i legami sociali. Viene rilasciata quando abbracciamo qualcuno, quando abbiamo rapporti sessuali e quando si allatta al seno. Un'altra caratteristica incredibile di questo ormone è che si associa al coraggio. Quando viene rilasciata nelle situazioni di stress che riguardano qualcuno a cui vuoi bene, l'ossitocina riduce la paura e spinge all'azione. Gli scienziati chiamano questo aspetto dello stress risposta Tend and Befriend. Questa risposta vi spinge a proteggere le persone e le comunità che sono importanti per voi, ma cosa più importante, vi dà il coraggio per farlo. Quando ti senti stressato, prova a pensare in che modo quello che stai facendo può essere d'aiuto per gli altri. In questo modo potrai sperimentare il coraggio dato dall'ossitocina e quindi sentirti più forte. 3. Aiuta a crescere.
Una tecnica di formazione fondamentale per gli astronauti della NASA è quella dell'addestramento nelle situazioni stressanti. Gli psicologi chiamano questo fenomeno inoculazione dello stress ed è molto utile per imparare a gestire le future situazioni stressanti. Questo spiega perché sperimentare alti livelli di stress nelle fasi iniziali della vita spesso determina una maggiore resilienza da adulti. Ma perché succede questo? Dopo che viviamo un'esperienza stressante, possiamo provare tante emozioni diverse: paura, rabbia, sollievo, gratitudine. Queste emozioni indicano che il cervello sta cercando di dare un significato a ciò che è accaduto. Riflettere sull'esperienza ci permette di ottenere un insegnamento, così saremo in grado di gestire meglio una situazione simile in futuro. In questa fase vengono rilasciate nel corpo un'intera farmacia di sostanze: cortisolo, ossitocina, ormone DEA, il nerve growth factor o fattore di crescita nervoso. Queste sostanze permettono al cervello di modificarsi per ricordare l'esperienza e per imparare come affrontarla. Più alti sono i livelli di questi ormoni durante l'esperienza stressante, più si recupera velocemente e si manifesta minore sofferenza in futuro. Pensa a una situazione stressante che hai vissuto in passato e nota tu stesso o tu stessa se hai ottenuto alcuni di questi aspetti positivi. Un senso di forza personale, un maggiore apprezzamento per la vita, crescita spirituale, miglioramento delle relazioni con gli altri, aver intrapreso una nuova direzione di vita. Riassumendo quindi, i lati positivi dello stress sono almeno 3. 1. Ti dà maggiore forza e concentrazione per affrontare al meglio le sfide. 2. Facilita le relazioni e infonde coraggio grazie all'ossitocina. 3. Permette al cervello di modificarsi e quindi di crescere come persone. In conclusione, sembra che una vita felice e significativa sia anche una vita stressante. Se ci pensi a fondo, molte esperienze che associamo alla felicità generano stress, come crescere dei figli, perseguire i propri obiettivi nella vita o inseguire un sogno. Queste situazioni ci metteranno alla prova, ma se sappiamo apprezzarne gli aspetti positivi, sarà proprio questo stress a dare maggiore significato alla nostra vita. Infine, gli studi mostrano che sapere apprezzare gli aspetti positivi dello stress potrebbe addirittura allungare la tua vita. Io spero che questo video ti sia stato utile. Fammi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensi. Se vuoi supportare il canale, ti invito a lasciare un bel mi piace, iscriverti e attivare la campanellina. Io ti ringrazio infinitamente per aver visto il video fino a qui, ti saluto e ti auguro una giornata meravigliosa. Ciao!